Benvenuti a questo video, parleremo adesso del giallo, vi ricordo sempre i comportamenti fondamentali, il blu orientato ai risultati, il giallo orientato alle esperienze, il rosso orientato alle relazioni e il verde orientato ai dettagli. Come sempre parliamo di un signor giallo che è stato in vacanza in Mar Rosso, torna e sta pensando di fare la cena con gli amici per raccontare del viaggio. Vediamo subito la definizione del nostro giallo. Il giallo vi ricordo che è una persona che ha il pensiero creativo, quindi siamo in quella parte del cervello, i suoi comportamenti sono orientati alle esperienze, vede le alternative, usa l'immaginazione, essere fuori dal coro, superare i limiti, visualizzare, innovare, sperimentare, integrare, affascinare, diversificare e il suo bisogno è quello di esprimersi liberamente. Andiamo nel nostro bel viaggio. Naturalmente il nostro giallone, il nostro signor giallo, non ha minimamente pensato già alla cena dopo il viaggio. Dopo il viaggio, telefonatina, ci vediamo? Quindi non è che ha pianificato o organizzato. Quanto riguarda la partenza, porta l'essenziale, a volte anche meno, nel senso che si è dimenticato lo spazio a denti o le creme solari. Non è un problema, per lui non è un carico di stress, si risolve, fate attenzione, risolve sempre i piccoli inghippi che il giallo si è generato durante il percorso. Regali, adesso io faccio regali perché voglio stupire, quindi quando sarà là in loco cercare oggetti particolari, sorprendenti, proprio perché possa essere identificato come wow, che ne so, il liquore allo scorpione o delle spezie strane o l'olio di argan raccolto nella valle a nord-ovest illuminata dal sole solo le prime luci dell'alba. Quindi regali speciali particolari. Bene, una volta rientrato, ovviamente organizza la cena, ci pensa lì al momento e anche il menù deve essere una cosa sorprendente, quindi oso su un piatto nuovo, oppure ho assaggiato un piatto in viaggio che cerco di riprodurre, oppure mi sono completamente scordato che c'era la cena che ho organizzato io e porca miseria, apro il frigorifero, guardo e invento un piatto con quello che trovo nel frigorifero al momento. L'obiettivo è sempre quello di sorprendere e stupire. Preparazione della tavola, anche no, quando arrivano gli amici ci penseranno loro, non è che adesso qui devo proprio deve essere tutto pronto, va bene, come quello che succede. Non si preoccuperà di rimettere a posto la casa sia in ordine, la casa è come è, perché io sono fatto così, esprimersi liberamente, quindi questo si proietta sulla casa nel tipo di ordine che c'è in casa. Dopo cena potrebbero esserci le foto, potrebbero anche non esserci, le foto non sono state risistemate, non sono state pulite, quindi ci sono ancora alcune non a fuoco o quelle scattate sbagliate, non è un problema. L'importante è che nella foto sia sempre qualcosa di sorprendente, quindi magari su una foto può rimanerci anche un po' di più e arricchire di particolari, ma particolari perché possono farti immedesimare in quell'esperienza e comprendere quanto il signor giallo è stato un po' azzardato, un po' veramente rischiato in quel punto, in quel momento del viaggio. Arriva il momento dei regali, i regali, appunto, consegna i regali e vuole che il regalo sia sorprendente, ecco perché questi regali strani, quindi la gente fa no ma è incredibile, ma che cosa pazza! E naturalmente il suo scopo è quello di essere additato appunto come strano, come un po' pazzo, come un po' fuori dagli schemi. Questa è una descrizione dei comportamenti tipici del giallo. Naturalmente prendiamo questi comportamenti in questa situazione e li proiettiamo poi nelle varie situazioni della vita quotidiana. Se vi manca il giallo, come posso implementarlo? Anche qua, due blocchi di suggerimenti che vi posso dare. Uno nel mondo più professionale, l'altro nel mondo più della vita privata. Leggete, se volete mettere in pausa per leggere alcuni di questi suggerimenti. Come sempre non è che devo farli tutti, ne posso prendere 1, 2, 3, non è che devo diventare giallo, voglio semplicemente aumentare la mia capacità di giallo. Prendiamo il primo. Prendere una decisione d'impulso, confidando sul nostro intuito. Ci sono certi colori che per prendere una decisione ci impiegano giorni, settimane, mesi. Il giallo è uno che entra nel negozio, piace il prodotto, esco con un prodotto. Quindi questa capacità del giallo di scegliere
rapidamente, di intuito, molto bello. Oppure nella sfera personale, concedersi a se stessi di sognare ad occhi aperti durante il giorno, in un momento qualunque. Mi prendo un momento di pausa e sogno, volo, penso cosa potrebbe succedermi domani, cosa vorrei che succedesse, cioè cerco di sognare, sognare ad occhi aperti. Bene, con questo concludo la presentazione del giallo, ci vediamo al prossimo video.